In questo primo GP è successo esattamente tutto il contrario di quello che ci aspettavamo dopo i test invernali. E per me questo è proprio il bello della MotoGP. Nelle altre categorie è successo il degenero, quindi servirebbero 10 post GP per analizzare ogni minimo dettaglio. Mi limiterò a farvi un breve riassunto facendovi rivedere delle scene oltre le leggi della fisica, o meglio, contro le leggi della fisica. Durante i 3 secondi di sigla, iscrizioncina rapida, like e siamo in pole position. Partiamo dalla MotoGP e dal podio. Il team Gresini e Enea che vincono. Sono proprio una bella favola a lieto fine, o a lieto inizio, perché questo alla fine è solo il primo round di campionato, quindi chissà come continuerà questa stupenda storia. Però passare da un momento dove addirittura dopo la morte di Fausto si pensava di lasciare le redini a qualcun altro, o addirittura di chiudere il team, a vincere in questo modo soprattutto, è proprio una bella favola da raccontare. Vedere le lacrime della moglie di Fausto dopo l'arrivo di Enea sul traguardo e quella fatica nell'esprimere qualsiasi tipo di commento e dichiarazione per le troppe emozioni mi ha fatto venire la pelle d'oca alta così. Ed è per questo che siamo al motorsport. Inferno e paradiso, lacrime e gioia. Sugli altri 2 gradini del podio, 2 piloti che non ti aspetti. Binder, il classico outsider sul quale non c'è molto da dire sinceramente, perché dopo test e prove opache ha tirato fuori la gara della vita con l'aiuto anche dei tecnici KTM ovviamente. E Espargaró, ce lo immaginavamo tutti risucchiato dopo pochi giri da il mostro Marquez e invece ha fatto una grandissima gara, martello, pam lì davanti a martellare come un fabbro alla Jorge Lorenzo dei bei tempi. Ragazzi, c'è da dirlo, in questo round è stato davanti al suo scomodissimo compagno di squadra. In molti mi avevano scritto nel precedente post GP: ma una moto più facile non può dare un vantaggio anche a Marquez? Come avete visto e come vi avevo detto, sì e no, perché un conto è una moto più facile nel complesso che aiuta tutti, però non fa esprimere al 100% ogni pilota, e appunto un altro paio di maniche è una moto costruita esclusivamente per un pilota su misura per le sue caratteristiche. In quel caso quel dato pilota può esprimersi al 101% e gli altri ovviamente fanno più fatica, a meno che non ci sia qualche altro pilota che ha le caratteristiche simili a quello di riferimento, ma come ben sappiamo Marquez guida tipo qua, ecco, e gli altri qua. Quindi è molto difficile che una moto che va bene per Marquez vada bene anche per gli altri piloti. Invece al contrario, secondo me una moto che va bene per gli altri piloti va bene anche per Marquez, però appiattisce un pochino il tutto. Dal mio punto di vista lo fa esprimere al 90% e non al 100%. Difatti la sua guida funambolica con l'anteriore pinzato fin dentro la curva con il posteriore di traverso non la vediamo più. Ma adesso che Marquez è a pieno servizio, dal mio punto di vista Honda inizierà ad andargli un pochino dietro, ovviamente facendo 2 strade, però qualche aiutino dal suo lato ci sarà sicuramente e vedremo una crescita durante la stagione, secondo me. Adesso passiamo al patatrack del weekend, il team ufficiale Ducati. Miller fuori dai giochi per un problema elettrico e invece Bagnaia che dopo un buon recupero falcia in maniera incolpevole il povero Martin. Allora, un weekend storto può succedere a tutti. La troppa pressione, le aspettative alte dopo i test che abbiamo visto, ma a parte questo, quanto sono sfortunati i team principal di Ducati. Anche a sto giro si ritrovano una bella patata bollente tra le mani con il discorso gestione piloti. Una situazione peggiore pronti via non poteva esserci, perché gli ufficiali è andata come è andata. La 2021 nelle mani di Enea ha vinto e invece la 2022 che doveva essere nelle mani di Enea, cioè doveva essere in base all'opinione pubblica e ai risultati che sono stati fatti l'anno scorso, chiariamoci, nelle mani di Marini ha fatto un 12° posto, non il massimo. Gestire una situazione del genere è tosta, soprattutto in un mondo come la MotoGP dell'era social, dove dopo la prima gara sembra già che siamo a metà campionato. Questa situazione mi ricorda molto il periodo di Simoncelli. I più appassionati ricorderanno dopo un primo anno con la RSA Aprilia, che era la moto top, era stato declassato a una LE e con quella moto che in teoria doveva andare più piano ha fatto la prima metà stagione in maniera incredibile e quindi tutta l'opinione pubblica ha iniziato a rompere le palle ad Aprilia per ridargli
una RSA. E questa può essere un po' la situazione traslata su Enea, dove adesso tutti diranno Enea si merita la 2022, date del 2022, date del 2022. Ed è un gran casino perché di 2022 già ce ne sono una marea e dover gestire un'altra moto ufficiale è un gran casino. Quindi dal lato gestione team moto 22, 21, 20 è un bel problema. Direi anche brava Aprilia. Questo Espargaró è una certezza ormai, ma sinceramente non insisterei con Viñales. È un pilota che ormai, dal mio punto di vista, è da 5 anni che fa l'inverso di quello che dice e dice l'inverso di quello che fa. Fossi in loro, per il futuro pescherei un pilota arrembante dalla Moto2 che va con la testa libera, non ha preconcetti e si adatta un po' alla moto, cosa che Viñales è esattamente l'incontrario. Difatti già quando l'avevano annunciato, secondo me è stato abbastanza un errore, perché è vero che è blasonato, ha vinto delle gare e via dicendo, ma è quel tipo di pilota dove se non ha la moto perfetta, il team che lo coccola, l'oroscopo, Paolo Fox che gli dice che va tutto bene, niente. E secondo me non si può fare affidamento su un pilota che vince una gara ogni tanto e non si sa neanche bene il perché. Sempre tra i vari casini direi di chiudere con la Yamaha, perché anche lì non si respira una bella aria. Qui so già che farò partire un sacco di dita sulle tastiere, ma voglio dirlo. Questi problemi che lamentano tutti i piloti Yamaha nell'ultimo periodo sono gli stessi di quali parlava Valentino negli ultimi 2 anni di carriera. Il problema qual è? È che quando sei indietro difficilmente ti ascoltano, anche se sei un 9 volte campione del mondo e anche se ti dicono che ti stanno ascoltando. O si è tutti nella cacca, oppure se c'è un pilota che sta andando forte e gli altri 3 che stanno andando piano, vedi Marquez con Honda, vedi Yamaha con Quartararo, la storia è sempre la stessa. Perché cosa succede? In quel momento il pilota che è davanti, che anche lui dovrebbe dire ragazzi, stiamo andando bene, ma ci sono queste criticità, non lo fa per una questione di ego, perché anzi vuole far vedere bene, la differenza che faccio è questa, guardate bene, io sono qui e gli altri sono qui. Difatti, se facciamo un passettino indietro, quando è che Quartararo ha iniziato a rompere le palle a Yamaha sul discorso velocità, sul discorso grip al posteriore e via dicendo? Dalle ultime 6 gare del 2021. Ma è tardi. Con i tempi dei giapponesi, iniziare a sollevare le problematiche nell'ultima parte di 2021 vuol dire che sei già in straritardo. Difatti era stato chiesto motore, arriva Quartararo ai test, cosa gli hanno portato? Tieniti il bel pacchetto aerodinamico. E non me ne faccio un cazzo del pacchetto aerodinamico. Difatti i 10 km/h sono belle che rimasti lì tra tutti, Dovizioso, Quartararo, Binder e compagnia bella. E qui per Yamaha si crea una bella gatta da pelare, perché Quartararo farà questo anno di purgatorio e poi secondo me leverà le tende, come si dice. Voglio fare un fantamercato. Se Aprilia riuscisse a spendere un pochino di più facendo un progetto a più ampio respiro veramente per vincere, il discorso low budget era il ragazzo di Moto2 ovviamente, ma un Quartararo dandogli qualche certezza a livello tecnico secondo me sarebbe la svolta sia per lui che per Aprilia. E adesso rapidamente Moto2 e Moto3. Nella categoria dei giovanissimi hanno fatto come al solito un gran casino in qualifica, penalità, long lap penalty, Foggia che era primo poi ultimo con 10 giri penalità, un disastro. Nonostante questo Foggia parte, recupera un sacco, fa settimo, vince però Migno, grande Migno, seconda vittoria in carriera, però questa volta devo dire non la volata classica come al Mugello qualche anno fa, ma proprio una vittoria pesante, bella. Mi è piaciuta un sacco, tanta roba, e chi ben comincia a metà dell'opera, se non avrà la sfiga degli anni scorsi, perché l'anno scorso era impressionante, peggio di me sinceramente, potrà fare forse il colpaccio. Staremo a vedere. Moto2 ha solo divietti, cioè lui ha preso, è partito, è andato, passo, grazie, è stato bello. Va bene, se tutte le vittorie fossero così e fossero così facili sarebbe tanta roba, ma non sempre così. Ma la Moto2 è stata incredibile per 2 salvataggi ai limiti della fisica. Il primo di Baltus, ha rialzato la moto con la mano. Sì, avete capito bene, con la mano. Guardate. Non ho assolutamente idea di come si faccia, di come abbia fatto e perché l'istinto gli abbia detto
metti giù la mano al posto del gomito. Vabbè, incredibile. E poi Ogura che all'ultima curva di gara, che si sta anche giocando il podio, perde completamente l'anteriore anche lui e mentre sta scivolando la tiene e fa sponda sul suo avversario, rialzandosi e riuscendo a concludere la gara. Io sarei esploso sia in un caso che nell'altro. Spero che questo post GP vi sia piaciuto. Giovedì video del test a Vallelunga dove rimarrete scandalizzati. Non vi dico se bene o male, lo scoprirete voi stessi. Come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.